Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, buongiorno qui dalla radio, martedì 22 ottobre del 2024, giornata di Champions League perché si torna in campo alle 18:45 per Milan-Bruges, la terza giornata di questo mega girone di Champions che si chiuderà a fine gennaio. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon match day a tutti quanti. Buona giornata, buona partita e basta, fine perché tanto il mister ha già dato la formazione, arrivederci. No, scherzi a parte, cioè in realtà è vero, il mister ha dato la formazione, tra poco la vediamo, però in realtà bisogna fare due chiacchiere sul centrocampo perché probabilmente le vere novità arriveranno da lì, adesso ne parliamo. Detto che tornano più o meno tutti i titolari classici, quindi con Maignan in porta, Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Teo Hernandez, Fofana e Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Morata, Gazzetta mette Loftus. Per il centrocampo adesso apriamo tutto un discorso. Per il resto invece Henry, prima di fare il discorso del centrocampo che è un po' più lungo, dietro cambiano i centrali rispetto alla partita di sabato, entrambi, torna Gabbia che ha fatto differenziato ieri ma ha recuperato quindi gioca, parole di Fonseca, gioca Tomori titolare, quindi no Pavlovic, no ciao, torna Teo a sinistra, fin lì insomma, la squalifica scontata, torna Leao largo a sinistra, torna anche Loftus-Cheek in mezzo, ma di questo adesso ne parliamo rispetto al centrocampo. Sì, E in quindi realtà sì, Henry, la squalifica Teo, avendola in campionato, gioca in Champions, sia perché ovviamente è titolare, sia perché salta anche la prossima di campionato, quindi è normale che in questa partita giochi. Bisogna capire Simo se bisogna capirlo per l'ennesima volta direi in questa stagione, se la sfida contro l'Udinese sia stata uno specchietto, diciamo, per le allodole o un'effimera illusione, come cantava Malika Yan, oppure non so se te la ricordi quella canzone. Era anche bella. Oppure se effettivamente è una ripartenza, perché se no siam sempre qui a sentire Fonseca che magari sbotta un pochino in conferenza, vedere il Milan che reagisce, poi la partita dopo il Milan che torna a essere piatto e la conferenza dopo Fonseca che risbotta. Insomma, abbiamo visto già dei saliscendi importanti, nonostante siamo al 22 di ottobre. È il momento di iniziare a tracciare una linea dritta, che poi può portarti magari a qualche passo falso, a qualche partita storta, non sto dicendo questo, però comunque il Milan deve trovare un pochino di continuità e sarà importante questa sera alle 18:45 a San Siro capire se tutti remano dalla stessa parte, se c'è qualcuno invece che ancora magari non è a livello degli altri, se c'è qualcuno che non è sulla lunghezza d'onda dell'allenatore, se c'è qualcuno che ancora non è convinto dalla scelta tecnica. Insomma, bisogna capire se il Milan è guarito definitivamente, perché Milan-Udinese da questo punto di vista dei segnali importanti li ha dati dopo diciamo, la sbottata di Fonseca, però aveva dato dei segnali importanti anche il derby e quindi il Milan deve trovare un po' di linea retta, perché questo sali scendi ci porterà a vivere una stagione normale, senza infamia, senza lode e senza acuti, ecco. Io vorrei che il Milan avesse una linea piatta con qualche acuto, ecco. ma infatti io quello che mi auguro è di vivere un po' di normalità, cioè un mese di normalità non è che ci fa schifo, perché veramente nei primi 2 mesi abbiam già condensato avvenimenti che di solito si hanno in 5 o 6 mesi. Un po' di normalità proprio, più pura e semplice. Stasera vai in campo, vinci 2-0, saluti, fai la borsa, vai a casa. Domani mattina ti presenti all'allenamento, t'alleni perché c'è da fare Bologna, vai a Bologna, vinci 1-0, fai la borsa, vai a casa, fine. Una settimana proprio bella serena, senza nessun tipo di problema, di dichiarazioni, di sbottamenti, di conferenze, di episodi in campo dove cioè basta, cioè sempre 'ste tarantelle. Cioè, una settimana normale, niente di che, niente di anche un po' "noiosa", tra virgolette. Schifo non fa ogni tanto per una squadra di calcio. Detto che comunque oggi non ci sarà
tra virgolette l'altra punta, ma oggi andiamo con un altro centrocampista che però è Loftus-Cheek, che però in teoria nell'ultima di Champions League non ha fatto quello che ha fatto magari l'anno scorso, o in parte ha fatto anche quello di Nese quando è entrato, ma nell'ultima di Champions con Leverkusen ha giocato lui dietro insieme a Fofana e Reinders qualche metro più avanti in questa sorta di triangolo che gira molto in realtà e dipende anche molto dalla partita. A volte sono veramente 2 più 1 staccato avanti, a volte quasi più Fofana vertice basso con Reinders che si alza a fare la mezzala, soprattutto con la palla, e il tre quarti che scende, ad esempio Pulisic sabato con l'Udinese, a fare l'altra mezzala di destra, insomma è un triangolo che gira molto lì in mezzo al campo. È ovvio che cambia tutto rispetto a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Loftus è diverso rispetto che ad avere Reinders di fianco a Fofana, è diverso avere Reinders rispetto ad avere Pulisic, insomma il nostro centrocampo, cioè non vorrei quasi che questa fosse una sorta di centrocampo della Champions, perché è già la Eh. seconda volta che lo vediamo. Ma infatti io ho la sensazione che Fonseca abbia voluto ripartire dal secondo tempo di Leverkusen, perché anche ieri in conferenza ha puntualizzato tanto quanto di buono ha fatto nella ripresa contro le aspirine e quindi magari ha voluto schierare tra l'altro la stessa identica formazione, se non erro, forse c'è Mh. un giocatore che cambia, non lo so, però più o meno siamo all'incirca lì, e quindi magari vuole riprendere in Champions da dove si era fermato, no? Cioè da quel secondo tempo di Leverkusen in cui per poco la pareggi. È un test importante questo, sia dal punto di vista appunto degli uomini, soprattutto a centrocampo, per capire anche se possiamo fare affidamento un po' più serio su Loftus-Cheek, che ti Eh. dirò, con l'Udinese per me non è entrato malissimo in campo rispetto ad altri, soprattutto rispetto ad altre volte. Però è un giocatore che ci serve e dobbiamo utilizzare tutto l'anno, perché se no Fofana e Reinders tra un mese li salutiamo a livello fisico e mentale, se fanno 50 partite tutte loro, tutte 90 minuti. È da recuperare Loftus-Cheek da questo punto di vista, è da inserire Musa, anche se magari servirà un pochino più di tempo, che non so se abbiamo. E poi c'è la questione legata ai titolarissimi come Tomori, ma soprattutto come Teo e Leao, Simo, Mh. perché non possiamo permetterci una stagione senza loro 2, ma non perché non si può giocare a calcio senza Teo e Leao, ci mancherebbe, ma perché numericamente ti servono e qualitativamente sono i 2 più forti della squadra. Poi non stanno insieme a Pulisic, poi non stanno passando il momento migliore della loro carriera, anzi devono darsi anche loro una svegliata, però il Milan deve passare da loro 2 e quindi bisogna far sì che tornino su livelli discreti perlomeno, ecco. Gazzetta scrive questo: Teo Leao di nuovo titolare, Fonseca cerca il riscatto europeo. Caccia la prima vittoria Champions dopo 2 KO, il tecnico rilancia Hernandez e Rafa. Anche qui il mio discorso è molto semplice, molto simile a quello di prima. Un po' di noia, un po' di normalità anche per quanto riguarda Teo Leao. Guarda, sarei quasi per dire, siccome né loro sono impazziti a caso con altri compagni, e non è che sono solo loro, con altri compagni, Mh. né il tecnico è impazzito da solo, né i loro atteggiamenti sono gratis, nel senso che anche loro hanno sbagliato. Siccome in queste situazioni tendono ad aver sbagliato un po' tutti, ad aver tirato un po' troppo la corda un po' tutti, sarebbe anche ora di dire: "Ragazzi, siamo un po' adulti tutti quanti, basta. Basta farci giochini alle spalle, basta farci giochini in campo, basta farci giochini in allenamento, basta fare i tutti, giocatori, cioè forse l'unico che no, anche il mister con la Roma, con la Lazio ha ascoltato cose che forse non doveva ascoltare, ma vabbè. Un po' tutti, pietra sopra e basta. Se no il rischio è che ogni tot, siccome poi te leghi al dito i pensieri in testa rimangono, ritornano fuori. Bisogna guardarsi negli occhi e dirsi: "Ragazzi siamo adulti, professionisti, basta." Tutti, però tutti.
Ma No, perché semplicemente cosa porta? Non porta a niente. Non porta a niente, solo a divisioni, rotture, punti persi, esclusioni, gente che sbotta, spogliatoio, eccetera, eccetera. Porta a niente. no, no, ma infatti dicevo, cioè bisogna mettere un punto e tirare una riga dritta, cioè sono stanco di ogni 3, 4 giorni che c'è un caso, che c'è uno di questi non eventi, no, così sono stati definiti, che poi Eh. tanto non eventi non sono, e ogni tot c'è qualcosa, o che riguarda Teo Leao, o che riguarda Fonseca, e poi Tomori Abraham, e poi Pavlovic e Gabbia, e quello e quell'altro, Reinders. Ieri ho già letto qualcuno che ipotizzava, no, che Reinders ha detto 1000 volte che è un box to box, e a fine conferenza Fonseca si è acceso sui box to box e quindi ha detto: però non son d'accordo nemmeno tra di loro." Cioè, basta sta cosa ragazzi delle guerriglie interne, cioè tiriamo una riga dritta, facciamo come dicevi tu Simo, un mese normale, facendo delle vittorie, trovando un po' di continuità e cerchiamo di rimanere in vita, perché se molli adesso lo sappiamo, è il periodo chiave tra la No, no, sosta di sì, sì. ottobre e la sosta di novembre. Se molli adesso è quasi finita, nel senso che poi recuperare è molto più difficile che rimanere lì adesso e magari poi arrivi alla fine che non ne hai più e quindi molli alla fine. Adesso è il momento in cui bisogna rimanere lì. Anche perché poi purtroppo le cose succedono e vanno raccontate, cioè non è che ci si può girare dall'altra parte e dire: "Vabbè, quello di Firenze, vabbè la conferenza di Fonseca". Cioè, le cose purtroppo succedono e vanno dette, se no altrimenti non si Cer fa, non si va a buon servizio, se no sembriamo dei lobotomizzati che devono dire solo Milan, Milan, non è questo. Però mi piacerebbe vivere un mese senza rotture di scatole, per essere esatto. educati, perché veramente sono cose che ma l'abbiam vista nel recente passato, tanto non è una frase fatta, l'abbiam vista nelle ultime partite. Impattano sui risultati, cioè non vinci, cioè c'è poco da fare. Perdi la quella successiva, poi fai una settimana di lavoro, dove poi devi dimostrare a Udine che sei tutti compatti, vai, corri, ti fai vedere come se fossi super mega compatto che e magari lo sei pure, anzi probabilmente lo sei anche, ma poi la partita successiva secondo me non puoi avere quel iper stato di tensione positiva come è stata con l'Udinese, devi vincerla normale, senza per forza ogni volta essere iper mega adrenalinici. La mia speranza, come detto, è annoiamoci nella Sì, vittoria, 3 annoiamoci, volte. noi invece non vi annoiamo e quindi per No, questo motivo dovete mettere like, dovete iscrivervi al canale, lasciare un commento, abbonarvi ragazzi 0,99. Dopo faccio con la calcolatrice, non lo faccio adesso perché sono in onda, 0,99 diviso 30, perché per me è pochissimo al giorno, a livello di centesimi, cioè neanche euro o decine di cioè stiamo parlando di centesimi al giorno. Abbonatevi ragazzi che a noi ci aiuta, non avete idea quanto. 0,99 al mese, grazie. sono 3 centesimi al giorno il Ah, repo l'hai fatto tu. virgola Ragazzi 3 periodico. 3,3 periodico centesimi al giorno. Che vi costano? Niente. Forza, abbonati. Ci rivediamo tra poco per Lunch Talk, che praticamente è una sorta di pre-partita, visto che si gioca alle 18:45, il post partita, poi legata alla partita faremo la stanza dei bottoni che ieri a noi è saltata per un problema tecnico, adesso ve lo spoilerò anche, avevamo registrato tutta la puntata, ma, la piattaforma è andata a quel Farsi paese. benedire. Bravo. E quindi la recuperiamo, o meglio la faremo sul Bruges, con magari qualche aspetto anche legato alla partita con l'Udinese, direttamente mercoledì sera. Io Henry? sono testimone, ho visto anche il volto distrutto di Simone Cristao quando ha capito che la puntata non appena registrata Lasciamo era perdere. irrecuperabile. Sono 3/4 testimone, posso d'ora col confermarlo. mister buttati nel water. Posso confermarlo. Vabbè, sì mister. Henry, ciao. Mister io no, no. Mister Boiani, alla No, no, prossima. no. Ciao, ciao, a dopo, a dopo.